Ciao ragazzi, allora finalmente mi sono deciso di ultimare questo progetto di un sub a uso domestico. Per questo progetto ho utilizzato l'HVG di Ciare 222, ok? Questo qua, che poi è un 20 cm, 8 pollici, ok? Eh, Ho simulato, ho impiegato un pochino di tempo, gli amici che mi seguono, soprattutto sul gruppo Maiciare, ho presentato diverse simulazioni, diversi progetti, ma effettivamente, siccome ho cercato la massima prestazione, mi sono, diciamo, imbattuto in progetti abbastanza impegnativi per quanto riguarda la falegnameria e siccome questo è un progetto che voglio dividere con tutti voi, quanto più possibile, e quindi ci sarà eventualmente anche chi non è bravo con la falegnameria e potrebbe avere qualche problema. Allora, pertanto ho cercato altre soluzioni, ok? Che mi permettessero di realizzare un box abbastanza semplice come questo. E quindi mi sono, diciamo, imbattuto nel tappet horn, ok? Che non si tratta altro di una linea di trasmissione ripiegata, in questo caso la nostra, ok? Dove praticamente il driver si affaccia sulla bocca per quanto riguarda la parte anteriore e la parte posteriore invece viene incarenata in una linea, ok? Poi vedremo nel dettaglio meglio quando poi l'andremo a realizzare. Comunque sia. Così viene, diciamo, impostato lo sviluppo della simulazione in Ageorn, che è un simulatore che vi ho presentato qualche anno fa, che uso da diversi anni ed è abbastanza affidabile. Ho realizzato parecchi progetti con questo, ok? Allora, cosa ho realizzato, quasi ottenuto con questa linea? Bene, la risposta è questa che vedete, ok? Stiamo flat praticamente a 20, 30, sarà 35, 34, che per un 8 pollici è tanta roba, ok? Cioè andare oltre veramente, voglio dire, mi sembra una sciocchezza, ecco, diciamo così, soprattutto per la musica, per effetti speciali forse, ma neanche tanto, ok? Ora, questa, diciamo, risposta ce la possiamo conservare applicando una tensione di 30 volts, ok? E applicando la tensione di 30 volts abbiamo questa escursione, ok? Che vedete qua sotto. Vi ricordo che la X-Max, che è un rapporto geometrico, ci dice che è di 7,5. Noi tranquillamente la potremmo anche raddoppiare se non triplicare, ma facciamo i pignoli, restiamo in questa X-Max, ok? O quantomeno teniamo in considerazione questa X-Max. Allora, questa qua ci dice che a 20-35 stiamo a 6 mm, quindi sotto la X Max, ok? A 30 stiamo, questa divisione di 3, a 9, ma a 30 già stiamo scendendo, quindi non ci importa nulla. Un altro piccolo ce lo troviamo a 30, 40, 45, stiamo a, abbiamo detto che 9, 6, 7, 5, ok? Quindi siamo in piena linearità e questi 30 volts ci portano una potenza 30 per 30 900, 900 diviso 3.1 che è l'Re, una potenza di circa 300 watt rispetto ai 350 di gradi da Ciare come potenza massima dissipabile da questo drive. Quindi siamo allineati e coperti, ok? È realizzabile, è una bella risposta, il box, la costruzione è semplice, è alla portata di tutti, quindi ho deciso, vada per questo. Ora, mi è sorto un dubbio, non sulla validità di questo simulatore che è fuori da ogni dubbio, cioè è affidabile, non lo dobbiamo riscontrare. No, il discorso era questo, siccome sul canale ha parlato anche Orrespe, io con questo diciamo non ho realizzato alcun progetto valido, cioè di importante, piccole cose solo per esperimenti, ma niente di che. E in verità quindi non so
fino a che punto è valido, e penso anche molti di voi si saranno posti la domanda: è vero, bello questo simulatore on RESP, ma è affidabile? E quindi mi sono permesso di dire: confrontiamo, mettiamo nelle stesse condizioni questi due simulatori e vediamo se danno le stesse risposte. Ok? Benissimo. E questo che facciamo ora? Ok, carichiamo, avviamo il nostro simulatore. Andrò veloce perché abbiamo fatto un tutorial, più tutorial su questo simulatore, anche su questo carico, quindi non mi starò, diciamo, a spiegarvi passo passo perché mi sembra fuori luogo. Ok, tre segmenti, conica, conico, conico, senza camera. Ok, andiamo a caricarci i parametri LSmall. (219) 3 e 1, PL118 mi sembra, sì, FS38, sì, Vassori S19, sì, QS 0.33, QMS 4.8, QTS me la ricalcolata a 0.31, effettivamente ce l'abbiamo a 0.31, LE non ci dimentichiamo 1.4, potenza l'abbiamo visto 3.50 e la X-Max l'abbiamo detto che è 7.5. Ricontrolliamo velocemente: 2.19, 3.1 sì, 38 sì, 19 sì, 11.8 contro 11.9 ci sta, 19 VS VAS ci sta, QS 39 33 ci sta, 4.8 sì uguale, 31 restituisce 63 rispetto, perfetto, in perfetta tolleranza, possiamo confermare. Ok, rinominiamo qua un pochino HVG 200 22 tab curve. Ok, ricalcoliamo. Benissimo, andiamo adesso a, per quanto riguarda le aree. Ok, un attimo solo, facciamo un pochino di pulizia, va? Ci mettiamo qua, chiudiamo questo, andiamo sullo speaker wizard. Dobbiamo, allora io qua ho calcolato un'area di gola di 339, che poi sarebbe 15 per 222, lo possiamo rifare anche per controllare ciò che faccio. 15 per 22.6, 339, ok, che sarà 222,6, sarà il diametro del driver, giustamente, dove sarà alloggiato, che è quella massima, cioè la minima, ok? Questa qua, per capirsi. Ok, qua un millimetro, 2 millimetri in più, per stare sicuro che ci vada. Vabbè, non sono sottigliezze queste. Quindi 339. A prescindere dobbiamo mettere gli stessi dati. 339, 339, 339, 339, 339. Ma non stiamo sulla per ora? Sì, per ora, perché non me l'ha data?
Ah, giusto, giusto. Ok, mi sono lasciato impressionare. Segmento centrale gli diamo la sicurezza 200, la lunghezza, pardon, 226, cioè si sta allargando questo segmento intermedio in effetti. 226, 24, 26 aggiudicato. E questo invece deve stare all'uscita, che sarebbe la simulazione della parte posteriore del driver, ok? Lo simula così on resp. Ok. Ci teniamo a dimenticare qualcosa? No. Però dobbiamo caricare il forno assorbente, perché giustamente qua non c'è nulla effettivamente. Quindi andiamo su feeling, andiamo sullo schermo per vedere cosa succede. Il primo segmento, che sarebbe questo qua davanti al driver, poi c'è il secondo che è questo centrale, e il terzo questo qua in uscita. Quindi un pochino qua ci deve stare per forza. Poi andiamo, questo come la disposizione sul tratto a destra e a sinistra, quindi deve stare centrale per dire che è uguale a destra e a sinistra, ok? Ecco qua, quello centrale, e infine questo qua è il terzo. Ok, andiamo a vedere sulla risposta. Brrr, troppa grazia, soprattutto su quello centrale. Sì, infatti. Ok, bene, bene, bene. Ora con AG stiamo a 20, 30, abbiamo detto 34, 33. Con OnResp stiamo a 36, 35, sì, stiamo là, stiamo là, stiamo là. La sensibilità, vedo che abbiamo qualche decibel in più su Ageorn, ma questo dipende dalle perdite attribuite, non sempre diciamo modificabili, non lo so, ad esempio il QL qua, cioè il QL non viene specificato, eh, e quindi io la definirei uguale. Poi abbiamo questo picco su OnResp, mentre su Ageorn è molto attenuato, e quindi proprio questo ci sta a indicare che il fono assorbente sta lavorando diversamente. Poi abbiamo un'inversione di fase qua 150 circa, ed è identico. Poi abbiamo un altro picchetto qua, sempre maggiore in Georn, ma questo dipende sempre dalle perdite dal foro sorbente ovviamente. Oltre non andiamo perché la gestione è diversa dell'impedenza. Su Georn c'è la possibilità di caricare anche valore a 10.000, su Hornesp no, quindi si comportano diversamente, ok? Ma le possiamo definire più o meno uguali. Andiamo a vedere un attimo sull'impedenza invece. Sull'impedenza, eccola qua, stiamo 33, stiamo a 20, 30, 33, sì. Valore del picco qua stiamo 26, circa 50, sì, 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 uguale. Qua stiamo a divisione di 3, 24, 27, 26, 25, sì. Mentre questo qua stiamo divisione qua
di 5, 17, e qua sì, no, qua siamo di più, sapete qua la differenza, ma nulla di che, l'andamento è più o meno uguale. Poi qua abbiamo un altro picchetto che qua si nota a malapena, mentre qua è più accentuato, vedete? Ma l'andamento è lo stesso, l'andamento è lo stesso. Andiamo a vedere un attimo la fase invece. La fase, eccola qua la fase. Cosa strana, vedete? Allora abbiamo un'inversione a 100, uguale, pure qua, ma è invertita. Qua siamo a meno 180 e qua siamo a più 180. Strano, vero? Poi è uguale. È uguale. Allora, presuppongo che sia dovuto al fatto che i due prendono il primo impulso in condizioni diverse. Sì, per come è stato impostato il simulatore. Vi spiego, e credo di non sbagliare. Allora, Ageorn legge l'impulso sulla facciata anteriore del driver, anche se nella simulazione lui lo arretra per fare il tapped turn, ok? In questo DL qua, vedete? Sta posizionata, però legge l'impulso sulla facciata. Mentre on resp, guardate cosa succede, che il primo impulso lo va a leggere all'uscita della linea, ma qua on resp c'è la parte simulata della parte posteriore che ci fa 380 gradi. Ecco perché, ok? È solo un limite della simulazione, però è uguale, è uguale. Mentre andiamo a vedere invece l'escursione, l'escursione, eccola qua, togliamo questo qua, eccolo qua. Noi qua stavamo a 30 volts, ricordate? Vedete, 30 volts. Allora andiamo un attimo a mettere 30 volts anche, questo è il generatore, vedete questo qua, 30. Ok, abbiamo a 40 11 mm, ok? A 40 invece noi qua abbiamo detto questa divisione di 6, 7 mm. A 30 abbiamo 9 con l'edge horn, mentre a 30 abbiamo 12 con OnResp, quindi la gestione dell'escursione viene fatta diversamente. Presuppongo che sia sempre legato alla gestione del fuoco assorbente, ma anche forse calcoli diversi, anche se è un rapporto, diciamo, geometrico, molto lineare, quindi ci sia poco da interpretare. Credo che sia dovuto sempre alla questione del fono assorbente. Penso di sì. Però stiamo parlando di sciocchezzuole, ok? 9 rispetto a 11, parliamo di tempi liberi, non è che stiamo parlando del doppio o il triplo, ok? Quindi diciamo più o meno attendibile. C'è altro? No, perché il delay non ce l'ha Georn. No, la velocità neanche. No, non possiamo confondere altro. Quindi tutto sommato direi che OnResp si comporta correttamente, cioè è molto simile a Georn. Quindi se Georn è affidabile, lo è anche, proprietà commutativa, lo è anche OnResp. Ok? E ci siamo tolto questo sfizio, questo dubbio, ok? Spero di aver soddisfatto anche qualche vostra curiosità in merito, no? Credo che qualcuno si sia posto questa domanda: quanto è affidabile un RESP? E beh, è affidabile, ok? L'abbiamo verificato. Bene, io mi fermo qua, ripeto, spero di aver fatto cosa gradita. Se ho commesso qualche errore, vi pregherei come sempre di segnalarmelo, ok? Bene, dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima.
Ciao!